Bentornati nel forum. È passato un po' di tempo dalla recensione che vi abbiamo portato di Forbidden Lands e quindi credo che sia arrivato il momento di iniziare a parlare delle diverse espansioni che sono state rilasciate nel tempo. Ora, per via della quantità di materiale che è contenuto in molte di queste espansioni, ho deciso di trattarne due per ora, che sono il Book of the Beast, o Libro delle Bestie se lo volete in italiano, e Blood March. Blood March è un'espansione che oserei dire è un'espansione proprio di mappa, non che di contenuto, perché c'è proprio una nuova zona diciamo accessoria alle Ravenlands, che è, se vi ricordate, l'ambientazione base di Forbidden Lands. Per quanto riguarda il contenuto di almeno questi due primi titoli, devo dire che non è che sono espansioni, sono le espansioni. C'è una quantità di materiale che effettivamente ci si aspetta da un prodotto del genere. Partendo dal Book of the Beast c'è molta roba oltre a quella che ci si potrebbe aspettare dal nome, perché si presenta originariamente come un bestiario e quello effettivamente è, ma dentro c'è molti altri strumenti che lo rendono quasi una guida del Game Master 2.0 secondo me. Cosa ci troviamo inizialmente? Ovviamente troviamo più di 28 mostri che potete utilizzare nelle vostre avventure a Forbidden Lands. Si va da cose abbastanza generiche che vi potete aspettare, come le amebe, che sono questa specie di cubi gelatinosi versione Forbidden Lands, gli anfibi, che sono delle razze anfibie diverse dai lucertoloidi, quelli che ci è dato l'esempio nel manuale sono rane, vari tipi di draghi, di golem, ma anche potete trovare alcuni esempi di mostri più esotici, come mi ha colpito quella che viene chiamata Mara, che non è la dea dell'amore e della famiglia di Skyrim, ma questo essere che spesso si presenta in forma onirica, ad esempio come un gatto dagli occhi particolarmente luminosi, a persone che stanno subendo momenti particolarmente negativi della loro vita e si nutrono di questi sentimenti negativi, spesso influenzando e portando a terribili conseguenze l'ospite. Quindi una serie di mostri abbastanza importante che potete utilizzare come espansione appunto alle vostre avventure. Per ogni mostro sarà presente ovviamente la sua scheda di caratteristiche, una breve descrizione e una tabellina che, a seconda del risultato che voi fate sull'abilità di conoscenza, vi potrà dare più o meno informazioni riguardo al mostro, o addirittura nessuna, cosa che è esattamente speculare a quello che c'era nella guida del Game Master. Ma è interessante perché di nuovo dà la possibilità di incontrare due volte il mostro con due livelli di conoscenza diversi e scoprire più informazioni magari la seconda volta. Quindi da questo punto di vista c'è tutto il materiale che vi serve per poter introdurre questi nuovi mostri e le conoscenze relative a come combatterli, dei minimi spunti su come magari introdurre quelli anche un pochino più particolari. Ad esempio, di nuovo, la Mara non è che la troverete a caso in una foresta, e per fare in modo che possano affrontare in maniera efficace i vostri giocatori. Ma oltre a questo, cosa contiene il Book of the Beast? Contiene tutta una serie di incontri casuali, ben 36 incontri casuali, che non si sta parlando semplicemente di trovate 5 zombie per la strada, no, sono diciamo delle mini situazioni che potete presentare ai vostri giocatori un pochino particolari. Si va da un uomo abbandonato in mezzo alla foresta in una gabbia fino a cose un pochino più strane, più mistiche, collegate magari a cripte non morti, e tutta una serie di strumenti per il GM che può utilizzare per rendere più interessanti le avventure. C'è tutta una serie di trappole, sono tutte ovviamente indicate mediante tabella, e dei nuovi tipi di tesori, in particolare libri e grimori. Vi ricordate che in Forbidden Lands, bene o male, non c'era una vera e propria trama, la lore veniva ricostruita mano a mano che i giocatori scoprivano cose a seguito delle loro avventure e ritrovavano informazioni, documenti o tesori nei dungeon. Ecco perché no, magari alla fine del dungeon insieme al tesoro potreste far ritrovare l'antica ballata di un bardo che contiene
una informazione particolare su un'altra fortezza in cui era contenuto il grimorio dell'antico stregone che scatenò i demoni nelle Forbidden Lands, e quindi tutta questa serie di ulteriori oggetti che potete utilizzare per rendere di nuovo più interessante le vostre avventure. Ma non è finito qua. Forbidden Lands non l'abbiamo giocato, e l'abbiamo giocato utilizzando le regole della fortezza. Ci sono ulteriori regole aggiuntive per le vostre fortezze, in particolare la possibilità di rendere più interessanti i servitori e comunque diciamo i dipendenti della vostra fortezza, con tutte delle liste di nomi fra cui scegliere o tirare casualmente, ed anche una lista di tratti caratteriali e addirittura di segreti che potrebbero portarsi dietro questi personaggi, per renderli effettivamente dei veri personaggi all'interno della vostra avventura. Inoltre c'è un nuovo talento, che è quello dell'alchimista, con la struttura della fortezza adatta all'alchimista, il laboratorio di alchimia, dove potrà mescere le proprie pozioni che vi potranno aiutare nelle vostre campagne, aumentando caratteristiche o dando effetti particolari ai vostri personaggi. Infine c'è tutta una sezione dedicata alle regole per giocare in singolo. Noi le abbiamo parzialmente utilizzate nell'avventura che abbiamo giocato in cooperativa, alternandole con quelle altre regole che erano però fan-made. Come funzionano le regole in singolo del Book of the Beast? Semplicemente attraverso una serie di oracoli che vi daranno tutte le risposte alle azioni che state facendo, quindi dove vi dirigete, cosa trovate, quali sono gli esiti principali delle vostre azioni. C'è anche un trafiletto, un paragrafetto che sono stato molto contento di trovare, che riguarda anche la possibilità di utilizzare tali regole per giocare in cooperativo, bene o male un po' come abbiamo fatto noi. Quindi in sostanza il Book of the Beast è il manuale di espansione a cui vi dovete affidare se volete più strumenti per rendere più estese e più varie le vostre campagne in Forbidden Lands, utilizzando comunque sempre l'ambientazione base o non solo. Tra l'altro arriva in un formato identico a questi qua che sono i manuali base, appunto quello dei giocatori e quello del master, però come potete vedere qui abbiamo il PDF azzurro, quindi se lo avete fisico tutti e tre insieme fanno anche una bella collezione. Ma passiamo a Blood March. Come potete vedere qua abbiamo di nuovo il PDF, e la copertina in realtà non segue quella dei manuali. Questa è una copertina disegnata molto carina, comunque devo dire. Ci dà bene o male l'idea di che cosa ci possiamo trovare già in questa ambientazione. Di cosa si tratta? Non si tratta, diciamo, di un manuale di strumenti, di risorse come era il Book of the Beast. Introduce proprio una nuova zona vicina alle Ravenlands che si chiama appunto Blood March. È una avventura che non vi starò a spiegare nel dettaglio, perché ovviamente non vi voglio togliere l'eventuale possibilità di giocarvela e di scoprire i segreti di questo luogo. Mi limiterò a parlarvi brevemente di quello che è il setting iniziale, un po' la situazione che vi viene presentata e che ognuno sa esiste delle Blood March, principalmente quindi il suo passato e la minima condizione attuale. È strettamente collegata alle Ravenlands. Comunque la cosa carina del manuale è che non contiene solamente, diciamo, questa avventura, ma contiene a sua volta tutta una serie di risorse che sono 16 mostri. Fate conto che il Book of the Beast ne aveva 28, più di 10 NPC nominati, di cui alcuni saranno assolutamente fondamentali durante l'avventura, e tra l'altro 2 ce ne vengono introdotti con un'apposita, diciamo, narrazione proprio all'inizio del manuale. Tutta una serie di NPC tipici delle Blood March, cioè diciamo quei preset di NPC che sono i suoi abitanti. Una cosa simile c'era in maniera più generale anche nel Book of the Beast, e tutta una serie ad esempio di oggettistica, di elementi particolari, di descrizione delle zone delle Blood March che
come capirete dal nome sono una zona molto umida dal punto di vista di presenza di acqua e dominata da questa gigantesca foresta in cui il colore rosso sangue la fa da padrone, quindi se volete un'ambientazione fra virgolette tipo Davocar è adatta per voi, nonché di tutti i vari avamposti, possibilmente città e villaggi che la compongono, con degli spunti di trama di avventure che potete vivere quando capitate là, perché di nuovo la trama c'è, ma in un qualche modo ve la dovete andare un po' a cercare voi e fare voi i collegamenti, perché questa è la filosofia di fondo di Forbidden Lands. Cosa quindi bene o male è successo nelle Blood March? Beh, è, come ho detto, strettamente collegato a quello che è accaduto nelle Ravenlands, perché sostanzialmente, essendo vicini alle Ravenlands, le Blood March hanno subito quello che è stato praticamente l'influenza della guerra tra re, io lo pronuncerò sicuramente malissimo, Algarod di Alderland e lo stregone Zigofer, che si sono combattuti contro di loro 300 anni fa rispetto a quando è la narrazione di Forbidden Lands, per via di quella orda di demoni che lo stregone aveva evocato. Il discorso che poi, come sappiamo da trama di Ravenlands, delle Ravenland, Zigofer perse il controllo di questa orda di demoni e nel disperato tentativo di cercare di bandirli indietro nel loro reame di provenienza, li mandò sostanzialmente a massacrare gli abitanti e la stessa terra delle Blood March per toglierseli, diciamo, dalle scatole per questo periodo di tempo. Questo è noto nella storia delle Blood March come il Demon Flood o l'inondazione di demoni. Il discorso che Zigofer cosa fece? Riuscì a chiudere i cancelli da cui erano arrivati i demoni. Molti morirono perché il collegamento con il loro mondo era stato tagliato, alcuni invece rimasero bloccati là, sia nelle Ravenland sia nelle Blood March. Ma lo stregone, prima di scomparire, spaventato dal fatto che questi demoni potessero effettivamente ritornare, cosa fece? Sigillò magicamente l'accesso alle Blood March in modo che questi non potessero tornare indietro nelle Ravenlands per vendicarsi o comunque attaccare di nuovo lui stesso. Cos'è successo, diciamo, relativamente recentemente? Durante la battaglia di Vond, che è successa pochi anni prima rispetto a quando dovrebbe iniziare la narrazione normale di Forbidden Lands, che tra l'altro è contenuta in un'altra espansione che sarà Raven's Purge, il passo, che è l'unico accesso alle Blood March, che è chiamato Shadowgate Pass, è stato di nuovo riaperto, dando la possibilità a tutti gli avventurieri delle Ravenlands di fare esattamente quello che hanno fatto fino ad ora nelle Ravenland, ovvero andare a esplorare un luogo che è stato sigillato, diciamo, nel suo isolamento per quasi 300 anni, e quindi scoprire tutti i tesori e i segreti che questo luogo ha tenuto nascosto per così tanto tempo, e ovviamente scoprire anche tutti i pericoli che le Blood March gli offrono rispetto alle terre da cui sono arrivati. Quindi è un manuale d'avventura, potete a questo punto decidere voi. Secondo me il valore di tale manuale si valuta a seconda di cosa vi piace giocare di più. Tenete conto che le Blood March sono un luogo particolarmente selvaggio, quindi si offre maggiormente a chi vuole giocare in un'ambientazione terre selvagge molto pericolose, e dovete fare conto che l'infestazione di demoni è stata fortemente presente ed è ancora presente, quindi c'è anche questo tratto da tenere conto. Di più è fatto notare che nelle Ravenland, quindi praticamente sono uguali alle Ravenlands ma sotto steroidi. Sì, cioè sono le Ravenlands ma peggio, con il colore rosso ulteriore, con la skin rossa, mettiamola così. Quindi il discorso di consiglio Blood March rispetto alle altre espansioni di cui parlerò in un altro video, in realtà secondo me si possono porre bene o male sullo stesso piano, dipende che cosa vi piace giocare di più, quindi vi consiglio magari di informarvi un minimo di più sul contenuto e sul mood che dovrebbe avere la campagna al suo interno. Per quanto riguarda il Book of the Beast, se vi servono degli strumenti in più lo consiglio assolutamente, e inoltre se volete provare magari anche una delle due versioni, o perché se no se le volete provare tutte e due del gioco in singolo. Di Blood March tra l'altro è presente anche la mappa acquistabile
a parte che metteremo qui da qualche parte per farvela vedere, che di nuovo mi piacciono molto le mappe. Se come a me vi piacciono ve la consiglio perché è molto carina, e sono disponibili anche gli stand dei personaggi proprio tipici, caratteristici degli NPC che potete trovare delle Blood March se volete appunto giocare con le miniature personalizzate di questa cosa. Video leggermente più veloce, ma non mi volevo dilungare troppo a spiegare effettivamente il contenuto di un bestiario e spoilerare in sostanza quella che è l'avventura che vi potete trovare in un'espansione. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, condividerlo, passare dalle nostre pagine social. Abbiamo Facebook, Instagram, un gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi sul gioco di ruolo, abbiamo TikTok, e qua ho concluso. Francesco da Frozen Sentenziam, chiudo.